Ciao a tutti, quest'oggi degusteremo il Malanotte del Piave di OCG. Questo vino nasce dalle uve coltivate lungo le sponde del fiume Piave, su terreni sassosi. La vendemmia avviene manualmente all'incirca verso fine ottobre. Una parte delle uve, quelle più belle e più sane, vengono messe in cassette e lasciate riposare e sempre debitamente controllate per circa 4 mesi. Viene fatto il blend, normalmente attorno al 15-20% di uva passito all'interno della massa. Il blend poi viene trasferito in botti di rovere di circa 15 ettolitri e affinato in queste per almeno 24 mesi. Parliamo un po' dell'etichetta. Etichetta studiata apposta e che racconta la storia di questo vino e del vitigno Raboso. Allora, al di là della denominazione Malanotte del Piave, data dal fatto che Malanotte è un borgo tuttora presente nella zona qui vicino al fiume Piave, dove nasce il nostro Raboso, abbiamo voluto rappresentare il gelso, tipico albero della nostra area, che anni addietro faceva da supporto alla pianta della vite del Raboso. Il gelso aveva una doppia funzione, quella che con le sue foglie dava nutrimento ai bachi da seta, industria florida nella nostra area decenni fa, e con questo si faceva anche in modo che le viti, al di là di come avviene ora che vengono supportate da pali in cemento, pali in legno e quant'altro, il gelso fungeva appunto da supporto delle viti. Le viti qui vengono rappresentate nella loro veste autunnale con poche foglie. Questo perché? Perché appunto il Raboso è l'ultima uva che viene vendemmiata nella nostra area, pressappoco alle fine di ottobre. Fine d'ottobre praticamente siamo in autunno. Perciò l'etichetta già di per sé racconta la bellissima storia di questo